Un bentornato su Heavy Metal Heaven. Come ogni anno, anche il 2026 della nostra webzine inizia col bilancio di quanto di meglio sia stato recensito su richiesta nell'anno da poco passato. Come chi ci segue da un po' saprà, e sin dai tempi della vecchia webzine, e per la precisione dal 2017, che il nuovo anno si apre col Best of Request relativo a quello appena trascorso. Più che la tipica classifica dei migliori album usciti nel corso di 12 mesi, è un riepilogo dell'annata di Heavy Metal Heaven, in cui ricordiamo il meglio di ciò che abbiamo recensito su richiesta di band, PR e etichette nell'anno appena trascorso. Anche se magari si tratta di dischi pubblicati l'anno ancora precedente. Questo perché ci teniamo a non perderci nulla e a valorizzare chi lo merita, anche contro la frenesia e l'oblio facile della cultura dominante di oggi. In ogni caso, anche a beneficio dei tanti nuovi follower che ringraziamo di essersi uniti a noi nel 2025, prima di cominciare vogliamo ricordare quali sono le regole del Best of Request. Oltre a rispettare il principio appena citato, come sempre i migliori album recensiti su richiesta lo scorso anno sono divisi in 3 classifiche: miglior disco italiano, miglior disco dell'estero, miglior EP, demo e mini album. A queste 3, come ormai da tradizione, si aggiungono quelle delle migliori copertine e una piccola appendice sulle retrospettive celebrative, underground e non, e sulle top 10 uscite quest'anno. Al contrario di queste ultime, saremo molto stringati e manderemo avanti la classifica velocemente. Questo perché gli album elencati sono già stati tutti recensiti in maniera ben più approfondita su Heavy Metal Heaven. Se vorrai scoprire qualcuno, oppure non hai la possibilità di seguire l'intero video, potrai trovarli tutti nelle playlist che appariranno all'inizio delle prime 3 categorie qui in alto a destra. Per la classifica degli artwork invece trovi l'elenco dei migliori in descrizione, con link che ti permetteranno di ammirarle a risoluzione maggiore rispetto a quella disponibile su YouTube. Detto questo, via alle danze col Best of Request del 2025. Almeno per ciò che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare, l'anno appena passato non è stato il migliore per il metal nostrano, almeno sulla lunga distanza. Per gli EP è un'altra storia. Sono usciti tanti buoni album, questo sì, ma pochi davvero ottimi. Per fortuna però alcuni esempi notevoli ci sono stati, come Myth of Mankind dei Varesini e Exilium. Band che seguiamo da sempre, in questo suo nuovo lavoro ha integrato nel suo folk metal ancor più influssi estremi, e in particolare Melodeath, per un risultato ottimo e convincente. Per la 9ª posizione la spuntano per un pelo gli Shardana con The Monarch. La qualità è pari a quella dei Lombardi e anche il genere non è lontano. Sempre di Melodeath parliamo, con un'impronta meno folk ma influssi black e pagan. Ne risulta sempre un bel disco, molto solido e di livello. Rimaniamo in ambito death metal anche per l'8º posto, seppur quello di Purification Through Sacrifice degli Husqvarna sia tutt'altro che melodico. È un suono molto tradizionale, aggressivo e cupo al punto giusto, ma non banale. Può meritare in pieno a questo gruppo di Monza un posto in questa classifica. Per la 7ª posizione passiamo a sonorità più alternative con Iodio 131 dei Brothers of No One. Tra new metal e venature groove e metalcore, questo gruppo veneto è riuscito a confezionare un disco breve e con poco di nuovo, ma grandi quantità di impatto e ispirazione. Nel Best of Request può capitare anche di trovare gruppi non metal, visto che lungo l'anno ci capita di recensirne. È proprio il caso di Ferite dei torinesi Tramontana, in 6ª posizione. Tra post-punk, indie, math rock e impulsi emo, è un disco molto lontano dal metal, ma così ben fatto, fascinoso e intimista, che rientra tra i nostri preferiti del 2025. Anche al giro di boa troviamo un album che è metal solo in parte. Shaping the Chaos degli Ikitan ha al suo interno anche post-rock e progressive, oltre al post-metal. Ciò però non gli impedisce di essere una bellezza strumentale oscura ed emotiva. 5º posto più che meritato per i genovesi. In 4ª piazza troviamo quindi Vertun, secondo album della one-man band siciliana Dramandur. Cresciuta molto, ha confezionato un full length più oscuro dell'esordio tra avanguardia, riff black metal e teatralità, così incisivo da sfiorare quasi il capolavoro. Quest'anno il podio italiano è dominato da gruppi più o meno attinenti al mondo del progressive. La 3ª posizione va al più estremo tra essi, Live to Nowhere degli Hydra, storica band attiva dagli anni 90. Tra tecnicismi ma anche strutture e melodie accessibili, death metal venato di trash e tanta sostanza, il gruppo marchigiano con questa uscita tiene alto il proprio nome. Anche la band a metà podio è abbastanza conosciuta e di lungo corso. Parliamo degli Eva Kant e del loro Emisferi.
Mai rimasti fermi a livello stilistico, hanno però sempre suonato con successo ogni genere affrontato. Lo stesso vale per l'ultimo album tra progressive e post-metal e rock. Ne risulta uno splendido viaggio emotivo e introspettivo per un argento che in altri anni sarebbe potuto essere oro. Tuttavia è un'altra band, per una curiosa coincidenza proveniente sempre da Bologna e da ambienti analoghi, a raggiungere la vetta. L'album italiano migliore che abbiamo recensito su Heavy Metal Heaven è Pantheon degli Ediacaran. Nati dalle ceneri degli Intormentata Quiete, ne hanno conservato sia lo spirito sperimentale sia le qualità, con un altro concept album sentitissimo e pieno di emozione, veicolata tramite post-progressi, gothic metal e molto altro, in una gemma di rara bellezza. Se l'anno dei dischi italiani è stato bene o male felice, quello del metal estero lo è stato molto di più. Abbiamo recensito decine di ottimi album e nella classifica sono finiti solo capolavori nel vero senso del termine, come già 13-2019 dei francesi Idolos. Un'altra vecchia conoscenza di Heavy Metal Heaven, con questo suo esordio sulla lunga distanza, si mostra ispirata come non mai, col suo black metal atmosferico moderno, molto avvolgente, dalla modernità al classico. Al nono posto troviamo The Third Dimension dei canadesi Hazard. Ispirato al thrash metal più tipico degli anni 80, mostra però un maggior respiro melodico, profondità emotiva e tanti dettagli che lo rendono splendido, molto lontano dalla sterile copia dei gruppi seminali del genere. Minor serietà non significa minor qualità, come dimostra The Legend of the Oaken Source di Hans Walter in ottava piazza. Gruppo svedese che unisce un piglio ironico a un power metal sinfonico e melodico, a livello musicale sa comunque benissimo il fatto suo, con brani catchy all'estremo e tanta sostanza. Per la settima posizione torniamo quindi al black metal atmosferico, ma stavolta venato di industrial ed elettronica, come quello di Et Donker col Macte Al del progetto Druon Antigon. Parliamo di un disco cosmico, oscuro, a tratti nichilista, ma mai scontato o monotono. Mostra questa one-man band belga ancora più in forma e matura che in passato. Rimaniamo nello spazio anche col sesto posto, occupato da Premonition degli ungheresi Needless. Le atmosfere e i testi sono sempre rivolti al cosmo, ma declinati in maniera variopinta, elegante e profonda. Tra death melodico, power e progressive ne risulta un album pieno di armonie e di atmosfere splendide. Ancor meglio, seppur solo di un soffio, fanno i Voodoo con Love Finds a Way. Anche per loro è la raffinatezza a fare la differenza, in un genere come lo stoner, in cui questa caratteristica non è così diffusa, unita a una grande profondità emotiva. Tutti elementi che ci hanno fatto preferire i canadesi per la quinta piazza, nonostante il livello, in pratica uguale, al gruppo precedente. Ai piedi del podio abbiamo quindi una band decisamente famosa come gli americani Locrian con La Rescue di The Crystal World, uscito in origine nel 2010. Ma visto che noi l'abbiamo scoperto solo quest'anno, non si poteva escluderlo dal Best of Request. Con la sua natura nichilista, angosciante e minimale, è un vero gioiello di inquietudine e cupezza asfissiante. Impossibile rimanere impassibili. Anche in terza posizione troviamo un gruppo piuttosto celebre come gli Harakiri for the Sky, con Scorched Earth. Il duo austriaco si conferma tra i grandissimi del post-black metal, col suo approccio sempre molto emotivo e pieno di melodia che colpisce al cuore. In sintesi, una medaglia di bronzo che vale quasi argento. Tuttavia per il secondo posto abbiamo preferito un nome meno conosciuto, come la one-man band finlandese Sammale e il suo Iki Armaja. Sempre di black metal parliamo, anche se stavolta atmosferico e pagano, con un calore che ricorda il meglio dell'incarnazione moderna del genere. Le sensazioni evocate sono meravigliose, tanto da farcelo piazzare sul gradino in mezzo del podio in maniera del tutto convinta. In una classifica piena di metal estremo, la prima posizione lo è meno. Per noi infatti il disco migliore proveniente dall'estero e recensito da Heavy Metal Heaven nel 2025 è Heredity degli Are We Lost? Come nella classifica italiana, anche stavolta in cima c'è il Progressive. Quello dei franco-argentini è sempre moderno, a tratti aggressivo. Il piatto forte sono però ancora una volta atmosfere sopraffine fantastiche che rendono le solo 3 tracce per quasi 40 minuti del disco davvero notevoli. Per la classifica di EP, demo e affini vale lo stesso concetto espresso per la precedente. Il nostro 2025 è stato ricchissimo di uscite notevoli, come per esempio When the New Day Comes degli sloveni X-Calate. Niente di nuovo sotto il sole, parliamo di hard rock alternativo ma molto ben realizzato, con tanti spunti catchy e tanta sostanza. In nona posizione trovano quindi spazio gli spagnoli Dissociated con No Connections.
Si rivela molto personale col suo mix di deathcore e post-metal, aggressività, atmosfera e melodia, che impressionano ancora di più se si pensa che il gruppo è al suo esordio assoluto. Ancora più originale è l'ottavo classificato, ossia Grabsty Merzotnica degli slovacchi Obshar. La base è black metal, le melodie invece folk, ma rilette tutte in chiave elettronica, in un suono molto convincente che non tradisce le origini pagane del gruppo. Poche parole, un cambiamento molto interessante. Per la settima posizione torniamo in Italia coi torinesi Oblivion Vortex, anche loro debuttanti con Into Oblivion. Il loro epic doom metal classico, ma mai banale, con tanti dettagli interessanti e inediti per il genere, ci ha colpito tanto da meritare appieno un posto in classifica. Come nella classifica dei dischi italiani, e anche stavolta per coincidenza, in sesta posizione, abbiamo un gruppo molto distante dal metal, i No Drip da Milano, con bonus track. Tra rap rock, ska punk, cantato in italiano e tanto altro, è un EP molto divertente ma anche impegnato, in un equilibrio molto apprezzabile. Anche la band al quinto posto non è del tutto metal, ha anzi un range di influenze vastissimo. Parliamo degli Igarka con Dopamine Ocean, la loro attitudine allo sperimentalismo più puro tra progressive, post-rock, metal, shoegaze e tanto altro. Un'attitudine però molto ben gestita da questi romagnoli che all'esordio si dimostrano davvero promettenti. Questo lungo filotto di band italiane termina ai piedi del podio con Panacea degli Heruka. Tra testi di nuovo in italiano basati sulla filosofia e un bellissimo black metal tra classiche e melodie si rivela un vero gioiello, maturo ed equilibrato in ogni senso possibile. I 7 vizi capitali sono un tema abusatissimo nel metal, ma c'è ancora chi riesce a usarli bene, come i portoricani Moz con Septen al terzo posto. Progressive, hard rock, doom metal e molto altro. C'è di tutto nel loro suono mutaforma, vivace, ispirato e originale, come di rado capita di sentire. Risalendo ancora al podio, andiamo dall'originalità a qualcosa di più classico, come il power metal sinfonico dei Valkyries Fire. Eppure in Ascension gli americani riescono ad affrontarlo in maniera non banale e molto valida, tanto da meritare una posizione così in alto. Che dire, un esordio con i fiocchi. Stavolta in cima alla classifica non troviamo il progressive, ma un altro protagonista assoluto sulla nostra webzine quest'anno, ossia il black metal. Il miglior album breve recensito su Heavy Metal Heaven nel 2025 infatti Tutas degli Oasis. Altro debutto assoluto, mette in mostra le grandi qualità di questo duo marchigiano, il cui black atmosferico dai toni pagan colpisce moltissimo. Ed è anche promettente all'estremo, contando che il gruppo sembra avere persino margini di miglioramento. Come per le due classifiche precedenti, anche per quanto riguarda le copertine, il 2025 di Heavy Metal Heaven è stato molto ricco, tanto che abbiamo dovuto fare delle scelte faticose e sforbiciare diverse copertine meritevoli. La prima di quelle che ce l'hanno fatta, in 10ª posizione, appartiene a Elegy from a Dying World dei bolognesi Obsidian Fall. È un po' scura, ma per il resto coi suoi toni fantascientifici impressiona bene e rappresenta le suggestioni liriche e atmosferiche del metalcore del gruppo. Rimaniamo in Italia, come succederà per lunghi tratti in questa specifica classifica, anche col nono posto occupato da Kaleidoscope della gothic metal band torinese Evum. In armonia col titolo, l'artwork è un'esplosione di colori in contrasto col grigio sottostante, un concetto semplice ma molto efficace. Di solito i singoli non hanno copertine memorabili, ma quella di Pagan Army Unchained dei romani Stilema, in 8ª posizione, è un'eccezione grandiosa. Anch'essa fantascientifica come quella degli Obsidian Fall, distopica, simbolica, colpisce molto bene. Forse non è molto tipica per il folk metal, ma rimane un gioiellino. La 7ª piazza è quindi appannaggio dei Cryptonomicon dalla provincia di Gorizia. Demonolatria non è il disco migliore recensito nel 2025, ma in compenso la copertina è succosissima con la sua densità di dettagli. Non troppo lontana dai canoni del metal estremo suonato dal gruppo, risulta però splendida. Al 6º posto troviamo quindi un disco già visto in precedenza, Premonition dei Needless. A un capolavoro del genere corrisponde una copertina altrettanto bella, coi suoi toni spaziali e sfumati, che ben si allineano alle tematiche degli ungheresi. Che dire, l'artwork giusto per un lavoro simile. Difficile che una copertina sia brutta se ripropone un dipinto vecchio di almeno 100 anni, e quella di Watergrave della one man band siciliana Esox, in 5ª posizione, non fa eccezione. Riprende un quadro di inizio Novecento del pittore olandese Gerrit Willem Disselhoff. Non è solo adatto alle tematiche acquatiche del black metal del progetto, ma si rivela anche un piccolo capolavoro. Ai piedi del podio troviamo un gruppo già finito nel Best of Request 2 anni fa, ossia i Blackstar inglesi Fear and Halt.
Il loro album precedente era arrivato anche tra i dischi più belli dell'estero nel 2023, mentre Night Eternal quest'anno non ce l'ha fatta, pur essendo molto valido. In compenso la sua meravigliosa copertina, con i suoi toni fantasy non inediti ma splendidi, non poteva mancare qui. Il gruppo delle band italiane si chiude con la medaglia di bronzo guadagnata da Adrift, della one man band lombarda Marea. Pur essendo un EP, ha un artwork davvero suggestivo, minimale ma grandioso. Sembra un quadro impressionista e i suoi toni decadenti ben si sposano col post-black metal del gruppo. Sul gradino di mezzo del podio troviamo un'altra band già vista finora, ossia i Sammale. L'artwork di Iki Armaya non si discosta troppo dai canoni dell'atmospheric black metal, ma la realizzazione è meravigliosa sia per simbolismo che per impatto dell'immagine in sé. Poche parole, un'altra gemma splendente. Se quasi tutte le posizioni più alte della classifica appartengono a gruppi black metal, abbiamo assegnato la medaglia d'oro a un altro disco estremo, ma in un senso diverso. La copertina più bella di un disco recensito nel 2025 su Heavy Metal Heaven è quella di Deathshot Revival dei Mental Torment. Oscuro, simbolico, riesce a emozionare in maniera semplice ma incredibile, col suo bianco e nero intervallato dal rosso violento del sole, ben accoppiato alle suggestioni del death doom suonato da questo gruppo ucraino. In poche parole, un capolavoro visuale che merita la testa di questa classifica. Finita la parte delle classifiche, passiamo a ricordare i contenuti speciali che hanno contraddistinto il 2025 di Heavy Metal Heaven. Se ti interessa puoi trovare il link ai rispettivi video qui sotto. In particolare, parlando di retrospettive, lo scorso anno abbiamo celebrato i 40 anni di Metal Earth degli Accept, cartina di tornasole di come l'heavy metal stesse cambiando in quegli anni col suo suono al tempo stesso potente e patinato. I 30 anni di Orchid degli Opeth, esordio iconico e già molto indicativo per il futuro di una delle band più fondamentali della storia del metal. 30 anni di Land of the Free dei Gamma Ray, pilastro del genere power metal, tra quelli che segnano l'inizio del periodo d'oro per l'incarnazione moderna del genere. I 30 anni dell'esordio omonimo dei Theater of Tragedy, il primo col cantato Beauty and the Beast, nonché un disco molto innovativo e seminale in ambito Gothic Doom. I 10 anni di Exercises in Futility dei Mgwa, un album diventato in fretta un classico assoluto del black metal col suo equilibrio tra melodia e aggressività, tradizione e modernità. I 30 anni di Herzeleid dei Rammstein, che seppur in maniera acerba dà il via sia alla versione moderna dell'industrial metal, sia alla carriera di un'altra band metal tra le più celebri di sempre. I 40 anni di Seven Churches dei Possessed, disco leggendario che nonostante sia radicato nel thrash, dà vita e anche nome a ciò che poi diventerà il genere death metal. I 30 anni di due album perfetti come Slaughter of the Soul degli At the Gates e Storm of the Light's Bane dei Dissection, capolavori immortali dalla Svezia che coniugano melodia ed estremismo, uno in ambito melodic death e l'altro in quello melodic black metal. Per quanto riguarda invece gruppi meno famosi, nel 2025 abbiamo celebrato i 10 anni dell'esordio omonimo degli Spirale, band marchigiana dedita a un eccellente sludge metal oscuro e nichilista. I 10 anni di The Noir dei veneti Arcana Opera, vero capolavoro di originalità e sperimentalismo tra power folk e molto altro. I 10 anni di Pillars degli australiani Mesar Team, disco perfetto e spaziale in ogni senso, che unisce black metal atmosferico e musica elettronica di stampo chill out. I 10 anni di Night Sky della one man band piacentina Chiral, altro lavoro atmospheric black dagli influssi ambient, stavolta più classico ma non per questo meno eccezionale, anzi. I 10 anni di Entering the Gate of the Western Horizon del progetto nostrano Necken, che tra doom, groove, folk e altro ti fa viaggiare indietro nel tempo all'epoca degli antichi egizi. I 10 anni di Verrà la morte avrai i tuoi occhi dei toscani Colonnelli, bomba groove trash metal dalle influenze inedite, che in una decade non ha perso un filo del suo impatto e della sua inventiva. Per concludere, in caso tu ne abbia persa qualcuna, le classifiche metal che abbiamo realizzato nel 2025, di cui trovi i link in bio allo stesso modo delle retrospettive, sono la quarta e la quinta puntata della serie di Top 10 su band tanto sconosciute quanto meritevoli, le 15 migliori strumentali metal di sempre, le 10 migliori band comiche italiane, le 10 migliori cover non metal di brani metal, le 10 canzoni più sottovalutate dei Judas Priest. Il Best of Request si chiude qui. Quali sono stati i tuoi album preferiti usciti nel 2025? Faccelo sapere qui sotto nei commenti, magari dici se hai avuto modo di ascoltare qualcuno dei dischi in classifica. In ogni caso, se questo riepilogo dell'anno passato ti è piaciuto, ti invitiamo a mettere like, condividerlo e fruire delle playlist correlate. Puoi inoltre iscriverti al canale e cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video che da oggi ricominceremo a pubblicare ogni settimana.
Infine ti esortiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link qua sotto. Ci vediamo la prossima volta!